Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi continuiamo a parlare della concordanza. Nello specifico vediamo insieme la concordanza tra i tempi del condizionale e del congiuntivo. Brevemente, che cos'è la concordanza dei tempi? È il racconto di un fatto del passato, del presente o del futuro, rispettando la successione degli eventi dal punto di vista linguistico, cioè tramite l'uso corretto dei tempi verbali. Allora, che cosa vedremo oggi? Oggi vedremo come costruire una frase in cui la frase principale contiene un verbo al condizionale presente o passato. Il verbo nella frase principale deve essere un verbo di opinione, di sentimento, di dubbio, perché solo così possiamo usare poi il congiuntivo nelle frasi subordinate. Vediamo quindi che se nella frase principale c'è un verbo di opinione, di sentimento, di dubbio, eccetera, al condizionale presente o passato, quindi per esempio ho scelto il verbo piacere e il verbo volere, quindi posso dire mi piacerebbe che, vorrei che, oppure mi sarebbe piaciuto che, avrei voluto che. Quindi, se voglio esprimere un'azione che succede prima del tempo della frase principale, che è al condizionale presente o passato, devo usare il congiuntivo trapassato. Quindi posso dire vorrei che Barbara avesse passato l'esame. Quindi ora, adesso, in questo momento, vorrei che Barbara ieri avesse passato l'esame. Ma posso anche dire la settimana scorsa mi sarebbe piaciuto che Barbara avesse passato l'esame la settimana prima. Se invece voglio scrivere un'azione contemporanea, cioè che succede nello stesso momento rispetto alla frase principale, devo usare il congiuntivo imperfetto. Quindi devo dire vorrei che Barbara passasse l'esame. Mi piacerebbe che Federica stesse meglio. Quindi in questo momento vorrei che Barbara passasse l'esame perché magari Barbara in questo momento sta facendo l'esame. Un altro esempio di contemporaneità è ieri o la settimana scorsa avrei voluto che Federica stesse meglio. Cioè in quel momento Federica non stava bene e quindi in quel momento io avrei voluto che Federica stesse meglio per uscire insieme, per esempio. Quindi per esprimere la contemporaneità dell'azione della subordinata rispetto alla principale usiamo il congiuntivo imperfetto. Usiamo il congiuntivo imperfetto anche per esprimere un'azione posteriore, cioè che succede dopo rispetto all'azione della frase principale. Quindi posso dire mi piacerebbe che Carlo mi telefonasse più spesso in futuro. Quindi vedete che se uso uno di quei verbi che introduce il congiuntivo e lo uso al condizionale presente o passato nella frase principale, poi dopo posso usare solamente o il congiuntivo trapassato o il congiuntivo imperfetto. Perché, per esempio, vorrei è un condizionale presente, però non è il presente dell'indicativo che si lega benissimo al presente della realtà, ma è un presente legato ad un piano del desiderio. Quindi il piano della narrazione è scollato da quello della realtà. Per questo motivo non possiamo usare poi nelle frasi subordinate dei tempi che siano troppo legati alla realtà, perché il piano della narrazione della frase principale è quello del desiderio e quindi poi dobbiamo continuare su quella strada.
Leggiamo queste frasi. Mi piacerebbe, vorrei che Nina venisse. In questo momento, quindi nel presente, mi piacerebbe, vorrei che Nina venisse alla festa, sempre nel presente. Quindi sono due azioni contemporanee nel presente. Posso anche dire: ora vorrei che Nina venisse alla festa domani. Quindi in questo caso venisse è riferito a domani, al futuro. Vediamo quest'altra frase. Mi sarebbe piaciuto, avrei voluto, nel passato, che tu fossi venuto alla mia festa. Entrambe le azioni sono nel passato. Posso anche dire: vorrei, ora, in questo momento vorrei, che Nina fosse venuta alla festa di ieri. Leggiamo altri esempi. A Daria piacerebbe che tu invitassi anche Bianca. Quindi a Daria piacerebbe, ora, che tu invitassi, ora o nel futuro, anche Bianca. Quanto vorrei che i miei genitori mi avessero regalato un cellulare nuovo per Natale. Questo che ho non funziona più tanto bene. Quindi, quanto vorrei adesso che i miei genitori mi avessero regalato nel passato un cellulare nuovo. Leggiamo un altro esempio. Non possiamo iniziare a mangiare se Giorgio non arriva. Quanto vorrei che fosse già arrivato. Ho fame. Quanto vorrei adesso che fosse già arrivato. Questo è tutto per il video di oggi. Spero che sia chiaro e spero che sia utile. Se avete delle domande o dei dubbi, lasciateli nei commenti qui sotto. Grazie mille e ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao!